Cari ragazzi e ragazze, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi c'è un video tutto per voi, è intitolato Figli e genitori, ma parlo soprattutto dei figli, perché sono capitato su un grande social network che è Tumblr. E guarda caso che poi, così girando su Tumblr, cari ragazzi, Tumblr, capito? Tumblr, eccolo qua, Tumblr, lo vedete? Tumblr, che si pronuncia in una maniera maledettamente difficile, cari ragazzi, lo vedete? Eccolo qua. Sono capitato sul sito di una brava ragazza. Chi è questa qua, la brava ragazza? Lo vedete? Lo vedete il nome, cari? Lo vedete? E beh, che cosa ho trovato su questo sito? Ma guardate voi che cosa ho trovato, guardate voi. Giudicate voi, cari ragazzi, giudicate voi, cari ragazzi e care ragazze. Guardate un po' che messaggio. E questo è un messaggio veramente poetico, anche se è scritto in prosa. Questa è vera poesia, è grande poesia. Guardate cosa scrive questa ragazza. Se la prende con i suoi genitori, se la prende in maniera virtuale, non in maniera reale, e lancia nello spazio sterminato del web questo suo grido di angoscia, lo vedete cari? E io ve lo riassumo il messaggio, dice così: io detesto quando i miei genitori mi paragonano ai miei compagni, alle mie compagne, e mi dico ma perché voi miei genitori che avete me da elogiare, andate a elogiare gli altri invece di elogiare me che sono vostra figlia, capito? Il messaggio è questo, cari, mi raccomando, leggetevelo per bene. Questa è grande poesia, sapete? Questa è la grande poesia del web. Allora, cara ragazza e cari ragazzi, io vi do la spiegazione del perché avvengono queste cose. Io sono sicuro che questa ragazza, che è una ragazza australiana, del continente australiano, quando è nata, che era piccolina, di certo i suoi genitori l'hanno portata in chiesa per essere battezzata, ritengo. Probabilmente è cristiana, ritengo che sia cristiana, va bene? E quindi avrà imparato come vanno le cose secondo il Dio cristiano, ma anche se il Dio ebraico non cambia nulla, anzi è il Dio ebraico che ha stabilito tutto. Allora, il Dio ebraico, Yahweh, il Dio più potente che sia apparso sulla faccia della terra e che ha messo al mondo poi due figli, il Dio Yahweh ha messo al mondo due figli, il Dio Cristo che ha generato il cristianesimo e il Dio Allah che ha generato l'islamismo tramite il profeta Maometto. Beh, per tutti e tre questi grandi dei c'è la storia di Adamo ed Eva. Ve la ricordate la storia di Adamo ed Eva quando stavano nel paradiso terrestre? Ve l'hanno insegnato a scuola, vero? O al catechismo? Adamo ed Eva, appena Dio, il Dio Yahweh, creò Adamo ed Eva, diede subito loro il primo ordine. Il primo ordine: crescete e moltiplicatevi. Crescete e moltiplicatevi, che vuol dire? Sposatevi tutti, sposatevi e fate tanti bambini, tanti bambini fate, capito? Hai capito, cara? Hai capito anche tu? Gen Nana Boat, hai capito? Il primo ordine è quello lì: crescete e moltiplicatevi, siate fecondi e moltiplicatevi. E allora, in ubbidienza all'ordine divino, tutti gli uomini a questo mondo si sposano, va bene? Si sposano e poi fanno tanti bambini, tanti o pochi, non ha importanza, fanno i bambini. Siccome si fa tanta fatica ad allevare i bambini, tanta fatica, quanta fatica che si fa. Allora Dio ha dato un altro ordine, a voi ragazzi e ragazze, a voi, capito? Dio ha ordinato: onora il padre e la madre, onora il padre e la madre. Però Dio non l'ha detto
un altro ordine, non c'è l'ordine onora il figlio e la figlia, è perché i bambini quando nascono devono essere aiutati da mamma e papà, e mamma e papà fanno tanta fatica ad allevare i figli, non c'è l'altro ordine, onora il figlio e la figlia, capito? C'è soltanto un ordine, onora il padre e la madre, onora il padre e la madre, e voi dovete essere un pochettino tolleranti con mamma e papà. Sapete perché dovete essere tolleranti con mamma e papà? Perché fra qualche anno, cari ragazzi e care ragazze, toccherà pure a voi di sposarvi e di mettere al mondo tanti bambini, capito? Tanti bambini di metterete al mondo. E allora sarete voi a beneficiare dell'ordine divino onora il padre e la madre, e insegnerete voi ai vostri bambini questo ordine divino, onora il padre e la madre, perché i ruoli poi si invertono. Prima voi ragazzi e ragazze siete figli, ma dopo diventate genitori, capito? Come è scritto il titolo di questo video, figli e genitori. È tutta una ruota che cambia in continuazione, capito, cari amici? Tutto ciò è stato ordinato da Dio, Yahweh, il primo grande Dio, il più potente Dio che sia mai apparso sulla faccia della terra, tanto è vero che egli ha creato tutto ex nihilo, che vuol dire dal nulla, prima non c'era niente, poi il Dio Yahweh ha creato tutto dal nulla. Poi dopo un po' di secoli il Dio Yahweh ha messo al mondo un figlio che si chiama Cristo, il Dio Cristo, e il Dio Cristo, Gesù Cristo, ha fondato il cristianesimo. Poi dopo qualche secolo ancora il Dio Yahweh ha messo al mondo un altro figlio, che è il Dio Allah, il quale Dio Allah tramite il profeta Maometto ha creato l'islamismo. Allora le regole che ci sono nell'ebraismo, nel cristianesimo e nell'islamismo sono le stesse, perché tutti e tre questi dei, grandi dei potentissimi, hanno le stesse regole. Hanno il primo ordine che è: siate fecondi e moltiplicatevi. Poi dopo il grande Dio Yahweh, siccome Adamo ed Eva non si sono comportati bene, ha dato un altro grandissimo ordine: tu, uomo, guadagnerai il pane col sudor della tua fronte, e tu, donna, partorirai con dolore. Dopo un po' di tempo il Dio Yahweh ha dato a Mosè i 10 comandamenti. Dove c'è il comandamento? Onora il padre e la madre. Ora, in tutte le famiglie, le cose non vanno sempre bene, perché ci sono sempre dei problemi tra i genitori e i figli. Infatti, gli stessi problemi che ci sono queste famiglie qua, nelle famiglie sulla terra, ci sono anche in cielo, nei rapporti tra il Dio Padre Yahweh e gli dei figli Cristo e Allah. Lo sapete, vero? Che i cristiani del Dio Cristo delle volte sono in lite, litigano con il Dio Yahweh, con gli ebrei, e così i fedeli del Dio Allah delle volte litigano con il padre di Allah che è Yahweh. I padri e i figli hanno sempre dei problemi da risolvere, capito? Poi, siccome il Dio e Cristo e il Dio Allah sono due fratelli, e anche loro litigano fra di loro. E così anche nelle famiglie ci sono i genitori che litigano con i figli e i figli che litigano con i genitori.
E poi ci sono anche i figli nelle famiglie che litigano fra di loro. Questa si chiama famiglia monogamica patriarcale. Ecco, vabbè, quando voi avrete una famiglia monogamica patriarcale, cioè vi sarete sposati e anche voi avrete tanti bambini, e capirete perché il Dio Yahweh, il Dio Cristo e il Dio Allah hanno il comandamento: onora il padre e la madre, onora il padre e la madre. E poi, cari amici, io termino questo video ricordandovi anche il grande ordine del Dio Yahweh, che vale per tutto il mondo. Tu, uomo, guadagnerai il pane col sudore della tua fronte, e tu, donna, partorirai col dolore. Cari ragazzi, cercate di comprenderli i vostri genitori, perché presto sarete genitori pure voi, capito? Beh, grazie se mi avete ascoltato, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.